Buongiorno, oggi voglio fare un video diverso dal solito. Vi voglio portare non una teoria, ma un caso studio che secondo me può essere molto interessante da riutilizzare, riusare in n altri modi per promuovere anche i vostri progetti. Ora, inizialmente vi spiego il piano e come lo avevamo strutturato, poi alla fine, per i più curiosi, vi condivido quali sono stati i risultati con tutti i numeri ed oltretutto vi do anche qualche consiglio su come poter migliorare questa strategia. A mia detta, i risultati di questa campagna sono stati buoni, ma come sempre lascio a voi giudicare. Ora partiamo dagli obiettivi, così avete un po' più di contesto. Il primo obiettivo era dare valore al progetto Resparming, il secondo obiettivo era far crescere i numeri della pagina Instagram, il terzo obiettivo era raccogliere contatti di persone interessate ed il quarto obiettivo era indirettamente aumentare l'uso della nostra applicazione. Parentesi, per chi non sa cos'è Resparming, andate a vedere la pagina Instagram. Comunque, volevamo raggiungere tutti questi obiettivi cercando di spendere il minor budget possibile. L'unica spesa concepibile è ed era il tempo. Perciò abbiamo deciso di optare per quello che gli esperti chiamerebbero lead magnet, che è un contenuto di valore offerto ai tuoi utenti in cambio di una loro qualche azione o interazione. Come sapete, io sono dell'idea di creare sempre soluzioni win-win. Per riassumere il tutto in dialetto veneto, mi te dago qualcosa, ti te me de qualcosa altro. Il caso studio è tutto basato su questa filosofia, ma allora qual è l'idea e come siamo arrivati ai nostri obiettivi? Nella pratica quello che ho fatto è stato creare una guida sul risparmio di una ventina di pagine dove ho condensato e rielaborato buona parte delle mie conoscenze e dei contenuti che avevo pubblicato e studiato sul tema. Insomma, ho creato una guida che potesse essere utile e avere valore. Ho creato questo lead magnet. La guida poi è stata resa disponibile tramite un post e delle storie sulla pagina di Resparming e nel post c'erano le istruzioni per ottenerla gratuitamente. Dovevi seguire la pagina, commentare nel post taggando un amico e condividere il post stesso nelle tue storie. In questo modo si riusciva ad arrivare ad una situazione win-win. La guida veniva data gratuitamente e noi in cambio abbiamo ottenuto un po' di esposizione. Poi il tutto per dare un senso di urgenza, esclusività e limitazione è stato lanciato come regalo di Natale il 23 dicembre e si poteva ottenere la guida se si facevano quelle 3 azioni entro il 27 dicembre. Vi do un po' di numeri di questa prima fase e poi procediamo con la seconda perché il tutto non finisce qui. Allora, il post ha ottenuto 1561 mi piace e 1046 commenti, quindi più di 1000 richieste della guida, con una copertura di 14.290 persone e 17.587 impression. Direi molto bene, considerando che non ho nemmeno spinto molto tutta questa promozione con i miei profili social. Oltre a questo, nei giorni in cui abbiamo distribuito la guida e nei giorni immediatamente successivi abbiamo avuto un aumento dei follower di 1041 persone. 1041 nuove persone che hanno deciso di dare fiducia al nostro messaggio, ai nostri contenuti e alla nostra community. Direi bene. Ma non finisce qui perché alle persone che ci hanno richiesto la guida l'abbiamo consegnata tramite messaggio su Instagram. Sì, avete capito bene, sarà stato un copia e incolla, ma abbiamo mandato 1046 messaggi tra la vigilia di Natale e i giorni successivi. Non vi dico le conversazioni all'interno della nostra chat del team di Resparming. Mi ricordo che i primi messaggi li avevamo iniziati a spedire alle 22 della vigilia e dopo averne spediti soltanto 12 mi sono addormentato fuso facendo anche cadere per terra il cellulare. Tra l'altro in realtà i messaggi erano anche il doppio perché per ogni persona ne abbiamo mandati 2. In uno si facevano gli auguri di Natale e nell'altro si faceva accedere le persone alla guida. E qui ci sono state un po' di imprecazioni perché fino alla settimana precedente Instagram permetteva di mettere in chat link che poi sarebbero stati cliccabili. Questo però è cambiato, quindi per facilitare le persone abbiamo separato il messaggio con il link di accesso in modo tale che poi si potesse fare copia e incolla e andare via più spediti. Non so se abbiate capito, ma questi 2 messaggi li abbiamo dovuti mandare a causa di sto cazzo di cambiamento di Instagram. Se non fosse cambiata la situazione sarebbe bastato un solo messaggio. Però il tutto non finisce qui perché quel link non portava diretto alla guida ma portava ad una landing page.
o, per dirla all'italiana, pagina di destinazione, anche se mi piace molto di più pagina di atterraggio. In questa pagina le persone, se volevano la guida, dovevano lasciare nome e mail, dopodiché la pagina li avrebbe portati alla guida PDF scaricabile. Qui in realtà si poteva addirittura fare un piccolo miglioramento, ma di questi ne andiamo a parlare alla fine. Comunque, parlando di numeri, con questa landing page durante il periodo del post abbiamo raccolto 730 mail. Ma il caso studio non è ancora finito qui, perché ci sono state persone che ci hanno chiesto dopo il 27 di poter ricevere ugualmente la guida. Ed oltretutto tanti che avevano visto il mio post su YouTube, non avendo Instagram, mi chiedevano come fare per riuscire ad ottenerla. Dato che uno dei miei obiettivi era comunque dare valore al progetto con questa promozione, secondo me la distribuzione in larga scala di questa guida avrebbe sviluppato proprio questo punto. Però ovviamente non potevo regalarla subito, dato che inizialmente le persone avevano fatto tutto quel giro per ottenerla, sarebbe stato incoerente regalarla subito dopo. Perciò inizialmente ho testato l'interesse chiedendo agli interessati di inviarmi una mail. Il risultato è stato che in un giorno abbiamo ricevuto 97 email di richiesta della guida, al che ovviamente ho pensato di fare un rilancio di questa guida più avanti nel tempo, in modo tale che il concetto di urgenza, esclusività e limitazione non si contraddicesse rispetto alla prima promozione di Natale. Quindi il 10 gennaio ho pubblicato un video su YouTube intitolato La guida definitiva sul risparmio, dove spiegavo il contenuto della guida. E chiunque avesse voluto e tuttora voglia, nella descrizione di quel video può trovare il link per scaricare la guida, che porta alla solita landing page dove, se si vuole la guida, bisogna lasciare nome e mail. Ma la cosa interessante arriva qui, perché dal 10 al 15 gennaio non portavamo le persone a scaricare il normale PDF della guida, ma facevamo arrivare tutti a una pagina Amazon dove potevano trovare gratuitamente la guida in formato Kindle. In realtà su Amazon non si possono mettere Kindle gratuiti, però Amazon stessa ti lascia 5 giorni all'anno dove poter fare una promozione e vendere gratuitamente i tuoi Kindle. In questo modo, durante i primi giorni di pubblicazione della guida su Amazon, con buone probabilità saremmo riusciti a spingerla un po' nelle classifiche di Amazon. Infatti, quei giorni siamo sempre stati tra i Kindle gratuiti più scaricati. Sembra quasi una magia. Ma tornando a parlare di numeri, nella settimana del video abbiamo raccolto 2447 mail e distribuito in 5 giorni tramite Amazon 1821 guide. Ovviamente passati 5 giorni la guida è poi diventata a pagamento su Amazon, ma noi, per continuarla a distribuire gratuitamente, abbiamo cambiato il redirect della landing page nuovamente al PDF gratuito. Quindi nella landing page ora, se le persone cliccano, trovano il redirect, li rimandiamo ad un link dove poter scaricare il PDF della guida gratuitamente. In ogni caso, tutta questa operazione ci ha permesso di far crescere il ranking e le recensioni della guida su Amazon, che ora in realtà per problemi tecnici non è più disponibile su Amazon, ma appena tornerà disponibile voglio proprio vedere se si riesce anche a fare qualche vendita organica su Amazon di questa guida. Mentre nuovamente, per chi vuole la guida in formato PDF rimane gratuita, e se ci volete dare un'occhiata vi lascio il link della landing page anche qui sotto in descrizione. Prima di passare ai miglioramenti, riepiloghiamo tutti i numeri. Il post con la promo iniziale dal 23 al 27 dicembre ha fatto 1561 like, 1046 commenti e richieste della guida, una copertura di 14.290 persone e 17.587 impression. 1041 nuovi follower soltanto nel periodo del post, senza contare tutti quelli dopo il 3 gennaio, 3177 mail raccolte, 1821 guide distribuite su Amazon, ed oltretutto il video sulla guida ha raggiunto quasi 40.000 visualizzazioni e l'app ha registrato nel periodo tra il 23 e il 17 gennaio 2453 nuovi utenti. Tutto sommato, con questi numeri non posso che ritenermi soddisfatto. I 4 obiettivi iniziali sono stati perseguiti: dare valore al progetto, far crescere i numeri, raccogliere contatti e aumentare l'uso dell'applicazione. Ma allora, cosa si poteva migliorare oltre a tutto quello che è stato fatto? Io qui ho 2 punti principali, ma in realtà possiamo stare a parlare mezz'ora, considerando anche tutto il traffico che avrei potuto generare sfruttando meglio la promozione di questa promozione anche nelle mie pagine. Ma
Con questa promozione ho voluto vedere quanto Resparming si reggesse sulle sue gambe. Comunque ecco i due miglioramenti che vi menzionavo prima. Punto 1, la parte della consegna dopo la landing page si poteva modificare. Infatti sarebbe stato più efficace mandare il link di accesso al PDF o ad Amazon per mail una volta che la mail fosse stata inserita, e sarebbe stato più intelligente far arrivare il redirect di quella landing page alla nostra pagina Instagram o a un nostro prodotto. Punto 2, la gestione del libro su Amazon. Ragazzi, pubblicare un Kindle è un di bagno di sangue. Non avete idea di tutti i parametri e le rotture che mi ha dato Amazon. Quindi assolutamente dovevo informarmi prima, ed oltretutto sarebbe stata una buona idea rendere disponibile sempre su Amazon fin da subito anche una versione cartacea del libro in self-publishing, in modo tale che per chi volesse lo avrebbe potuto ordinare anche in forma cartacea e magari saremmo riusciti a vendere qualche copia e fare qualche soldino. Detto questo, spero che abbiate apprezzato la trasparenza e la condivisione di questo caso studio direttamente sviluppato su uno dei miei progetti. Se così fosse, fatemelo sapere con un bel mi piace e ne possiamo riproporre e riportare molti altri. Poi, se avete dei consigli o dei commenti, lasciatemeli qui sotto nella sezione dei commenti. Iscrivetevi se non volete perdervi tutti i futuri video e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!